Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale. Il video di oggi non è il solito video di costruzione o video tutorial, ma in via del tutto straordinaria sarà un video di vendita di uno dei miei CJ7. Iniziamo a parlare subito dell'anno di produzione e del modello di questo CJ. È un Laredo del 1985. Perché è molto importante vedere l'anno di produzione e l'allestimento? Perché la Jeep nel corso degli anni ha portato delle modifiche alla strumentazione, alle grafiche e al motore stesso. Infatti i primi modelli di CJ7 4.2 arrivavano a malapena a 100 cavalli, mentre questa versione, che nel corso degli anni è stata aggiornata con un sistema di alimentazione migliore del precedente, arriva a 125 cavalli e ha molta più coppia. In più la strumentazione di questo mezzo presenta l'orologio, il contagiri e due casse, uscite delle casse stereo, che nella versione Renegade precedente non erano presenti. Come vi dicevo, questa Jeep monta un motore 4002 6 cilindri in linea, sul quale sono state apportate alcune modifiche per migliorarne le prestazioni e la guidabilità su strada. La prima modifica che abbiamo apportato riguarda il coperchio della testata in alluminio per migliorare il raffreddamento della testata stessa. In più è stato aggiunto un carburatore Weber 2838 con un doppio corpo farfallato. Questo migliora le prestazioni su strada perché rende l'accelerazione più progressiva. E in fuoristrada ci dà più sensibilità nel momento in cui andiamo a pigiare il piede sull'acceleratore. Infine, per chiudere il discorso motore, qualche mese fa è stata sostituita la pompa C, che è la pompa meccanica che alimenta il carburatore, e è stata sostituita anche la batteria, è stato revisionato il radiatore e è stata aggiunta una massa radiante per migliorarne il raffreddamento nei periodi caldi estivi. Ora andiamo a vedere la parte meccanica. Questa Jeep monta un kit riarso Rubicon Express da 4 pollici e mezzo. Questo kit veniva fornito per il Wrangler YJ, in quanto le balestre anteriori dell'YJ sono più lunghe rispetto alle originali del CJ e sono anche leggermente più larghe. Ciò conferisce maggiore stabilità su strada e maggiore flessibilità in fuoristrada, in quanto la balestra più larga rende il ponte più stabile e saldo sul telaio. E ce ne rendiamo conto quando andiamo a sterzare le ruote su una superficie tipo l'asfalto che ha molto grip. Le balestre dell'YJ resteranno dritte in linea col telaio, mentre quelle del CJ si torceranno a destra e a sinistra. E la lunghezza all'anteriore, come vi ho detto, è leggermente più lunga, infatti per poterle installare sul CJ vanno installati dei nuovi attacchi anteriori. La balestra più lunga le conferisce una maggiore flessibilità. In più su questo assetto sono stati installati 4 nuovi ammortizzatori ProComp e un nuovo ammortizzatore di sterzo dell'Olmanemu, e quest'ultimo è stato installato su una tiranteria di sterzo heavy duty. E se l'avete notato, su questo assetto sono stati montati una coppia di ponti Y60 del Patrol GR, che sono molto più robusti e affidabili dei ponti originali Jeep, ovvero l'MC20 posteriore e il Dana 30 anteriore, in quanto questi ponti hanno dei semiassi all'anteriore di 33 spline rispetto ai 27 spline che montavano i ponti Jeep. In più questi ponti montano 4 freni a disco rispetto ai 2 freni a disco anteriori che aveva nella versione standard, e escono dalla casa con un blocco posteriore che funziona a depressione. Parliamo un attimo del blocco. Il blocco originale dei ponti Patrol funziona a depressione. Io, per non impicciare troppo il sistema elettrico del mezzo, ho installato un compressore con la pulsantiera ARB, di quelli che si utilizzano per azionare i blocchi ARB. E quindi ho installato un deviatore che devia il flusso d'aria all'interno del ponte per azionare o disinserire il blocco. Il vantaggio di questa operazione che ho fatto è che nel momento in cui vorremmo installare un blocco posteriore ARB che è molto più robusto e prestazionale, ci basta semplicemente sostituire il blocco all'interno del ponte, perché tutto il resto dell'elettronica e i compressori sono già installati correttamente. Per completare il discorso della meccanica, su questa Jeep sono stati installati un set di tamponi in poliuretano della Dystar da 1 pollice. Questi sono molto più solidi degli originali in gomma, molto più resistenti, quindi conferiscono maggiore stabilità della scocca sullo chassis.
In più, se non so se l'avete notato, lo chassis è perfettamente integro e riverniciato. L'ho verniciato qualche mese fa con una vernice della 3M che è repellente all'acqua e antirugine. In caso, in descrizione vi presterò il link del video in cui ho effettuato il lavoro. Infine, questa Jeep monta anche un albero a doppio snodo heavy duty per migliorare la trasmissione sull'asse posteriore. Prima di mostrarvi l'interno ci facciamo un giro intorno e in breve vi farò vedere tutti gli accessori di cui è equipaggiata questa Jeep, a partire da una coppia di paraurti a uso gravoso con i ganci per il traino in acciaio verniciati a polvere, sul quale è installato un vericello super winch da 9,5 libbre, su cui ho installato un capo in fibra tessile. Il vericello non è nuovissimo, ma funziona benissimo e compie il suo lavoro. In più, su questa Jeep sono stati installati un set di parafanghini Xenon che sono in tutto e per tutto simili agli originali, soltanto che sono più larghi e riescono a coprire quasi del tutto le gomme da 35 che abbiamo installato. In più, su questa Jeep è montato un soft top completo della super top della best top, che ha la particolarità rispetto agli altri soft top di essere smontabile in varie sezioni, o meglio, possiamo togliere la parte superiore dei sportelli e i vetri laterali, in modo che in estate possiamo girare diciamo completamente scappottati, ma senza togliere la parte superiore che ci protegge dai raggi del sole. Un'ultima cosa che è stata installata su questa Jeep sono i sottoporta, ovvero i Rock Slider. Questi erano prodotti da un ragazzo italiano e sono praticamente la copia dei Poson Spider. Sono verniciati a polvere e sono molto resistenti. Infine vi volevo mostrare nella parte posteriore i stop che sono stati montati a filo della carrozzeria con un sistema LED. Quindi nel momento in cui noi vogliamo installare una coppia di stop posteriori originali, non ci basta che togliere le 4 viti e rimettere lo stop collegando i fili. Ora vediamo al suo interno come è allestita. La prima cosa che noteremo è un roll cage completo che protegge il passeggero e il copilota in caso di cappottamento in fuoristrada, mentre nell'originale il CJ aveva soltanto la parte posteriore con il 45 gradi. Al suo interno sono stati installati un set di sedili anteriori e posteriori, quindi questo è un 4 posti, è omologata come autovettura, della Bestop, che sono in tutto e per tutto identici agli originali, soltanto che sono rivestiti con un materiale impermeabile e nero denim, con la parte centrale in tessuto. Questo perché ho scelto questo tipo di sedile, perché durante i periodi estivi possiamo sederci tranquillamente, a differenza dei sedili Bestop che ho installati sul CJ, quello V8, che sono completamente in vinile e durante i periodi estivi diventano ustionanti. Al centro possiamo notare anche un tunnel centrale sempre della Bestop, ma in vinile nero. Comunque, per chi lo voglia rivestire, posso fornire anche il tessuto per foderarlo. Passiamo ora al cruscotto. Come vi dicevo, è il cruscotto della versione Laredo, quindi con orologio e contagiri. In più la versione Laredo aveva le doppie casse rispetto al Renegade che ne aveva una sola, e infatti io al suo interno ho installato un set di casse a 2 vie della Focal, con uno stereo più moderno, insomma, di quello originale. Questo in effetti ha la pennetta USB, lettore CD e quant'altro. Sotto allo stereo è stato installato un CB Alan 100 che viene sempre compreso nel prezzo, con l'apposita antenna che non so se l'avete vista quando siamo passati sulla parte esterna. E una cosa molto particolare che vi volevo far notare è il freno a mano, che in questo caso è idraulico a leva, molto utile durante le manovre in fuoristrada, quindi non c'è più il sistema a pedale con il cavo. Questo sistema idraulico blocca le ruote posteriori come un vero e proprio freno a mano, ma è molto più morbido da tirare e frena molto di più, insomma, perché come vi dicevo su questa Jeep sono stati installati dei ponti Nissan. Avrete sicuramente notato che questa Jeep è ben allestita, quindi vi sarete anche domandati ciò che riguarda le omologazioni.
Quest'ultima è stata importata dalla Germania una decina di anni fa, quindi nel momento in cui è stata italianizzata sono stati riportati al libretto tutte le omologazioni eseguite al TUV, quindi abbiamo regolarmente trascritte sul libretto paraurti a uso gravoso, vericello, gomme da 31, 33 e 35. È omologata come autovettura, quindi 4 posti, e è assicurata ASI, quindi ha il tagliandino, il certificato di iscrizione all'ASI, e è omologata anche come vettura aperta, quindi noi durante il periodo estivo possiamo scappottarla tranquillamente senza incombere in problemi con le forze dell'ordine. Non resta di ricordarvi di seguirmi come al solito ogni venerdì alle 15. Se il video vi è piaciuto, come al solito, spolliciatemi un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!